Avevamo detto che questo può diventare questo, oppure questo, oppure con un po' di fantasia e un po' di malizia tante altre cose. Vediamo di ampliare e completare il discorso. Benvenuti nel mio nuovo video. Ciao a tutti, sono Dario e benvenuti sul mio canale. Questo è il seguito di un mio precedente video in cui mostro come da un leak semplice e basilare ne creo tanti altri andandone ad analizzare gli aspetti tecnici e geometrici e riproponendoli su altre scale, su altre diteggiature. Se non lo avete ancora visto andatelo a vedere, vi lascio un link qui sotto in descrizione. Ma prima, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere gli altri video. Generalmente suono, ma ogni tanto racconto anche qualche consiglio che potrebbe essere utile a tanti chitarristi. Andate nelle playlist del mio canale, lì trovate tutto il mio lavoro organizzato e ben suddiviso in cartelle. Entriamo nel vivo della questione. Qualche mese fa ho fatto un video in cui prendo questo leak molto semplice, che in realtà credo conosciate in tanti, ne analizzo gli aspetti tecnici e geometrici e li ripropongo appunto su altre scale, su altre diteggiature, creando tanti leak che potete sentire suonano in maniera molto simile nel senso melodico ascendente e discendente delle note, perché si tratta di riprodurre la stessa tecnica, ma sono tutti diversi fra loro in quanto appunto vanno applicati ad altre scale e ad altri contesti. Faccio questo seguito perché inizialmente avevo pre-registrato più esempi di quelli che trovate nel primo video, ma quando lo stavo montando mi sono accorto che veniva un po' tanto lungo e allora ho pensato di suddividerlo in due parti. Nel primo video mi sono occupato di scale pentatoniche, scale blues e scale maggiori, ma tra i vari esempi che avevo registrato ce n'erano anche alcuni sulle triadi. Le triadi hanno 3 note, per cui è facilmente applicabile il concetto di questo leak. Le triadi sulla chitarra sono un argomento veramente molto ampio e complesso, perché le diteggiature sono davvero un'infinità, visti tutti i doppioni delle note che abbiamo sullo strumento. Allora utilizziamo una diteggiatura analoga per ciascuna triade, in cui usiamo una nota su una corda più grave, 2 note sulla corda più acuta adiacente. E prima ancora di analizzare gli esempi sulle triadi vi faccio rivedere una parte del video precedente in cui spiego nel dettaglio le tecniche che utilizzo su questo leak. Possiamo suonare o con un po' di pennata alternata, la nota numero 1 pennata in giù, la nota numero 2 pennata in su, la nota numero 3 pennata in giù, un pull off per ritornare con il legato sulla nota numero 2 e ricominciare il giro. Oppure può essere fatto con l'economy picking. La nota numero 1 viene suonata in giù, continuando il movimento si suona la nota numero 2, la nota numero 3 è suonata in su, dopodiché pull off per ricominciare. Esempio numero 1. Triade di Do maggiore. Sulle prime 2 corde abbiamo al 12° tasto questo diagramma della triade di Do maggiore che in questo momento eseguirò con pennata alternata. In questo esempio sto utilizzando anche quella possibilità di aggiungere 2 note, ripetendo la nota alta finale e il pull off che va verso la nota centrale, per destabilizzare un po' quel senso di monotonia ritmico-melodica di questo tipo di fraseggio e renderlo un minimo più creativo. Vi mostro ancora la stessa cosa su una triade di La minore all'8° tasto, inizialmente con pennata alternata e poi con economy picking e con doppio pull off. E questo è un esempio analogo sulla triade di Si diminuito al 10° tasto.
Provate prima separatamente ad eseguirli su queste 3 triadi, perché poi questi sono i personaggi principali di tutte le sequenze di arpeggi che vi farò vedere da qui in avanti, per cui se riuscite ad eseguirli singolarmente uno ad uno avrete soltanto da metterli ai tasti giusti e da suonarli in sequenza. Alcuni di voi riconosceranno che mi sono lasciato ispirare da alcuni momenti, alcune sequenze di arpeggi che troviamo in assoli tipo Rising Force di Malmsteen, piuttosto che Tornado of Souls di Marty Friedman, e in realtà anche Sultan of Swing di Mark Knopfler. Lui lo suona con le dita, per cui la tecnica è diversa, ma la sequenza delle note è praticamente la stessa. La prima sequenza di arpeggi che vi mostro è una sequenza in Do maggiore in cui ripeto ogni arpeggio 2 volte prima di cambiare al successivo. Do maggiore, Si diminuito, La minore, Sol maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore e risoluzione in Do maggiore. Tutto quello che faccio su prima e seconda corda si può ripetere analogamente su terza e quarta corda, su quarta e quinta corda, su quinta e sesta corda. Questo è un esempio su quarta e quinta corda in cui faccio tutta l'armonizzazione della scala di Do maggiore. Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore e Si diminuito. Questo invece era con economy picking. A questo punto probabilmente, come avete già capito, la tecnica è sempre la stessa o sempre le stesse, cioè o pennata alternata o economy picking. Andiamo a vedere semplicemente le sequenze di arpeggi, quindi da cui diventa una faccenda creativa in base a come scegliamo le triadi. Prendiamo le 3 triadi maggiori: Fa maggiore, Sol maggiore e risoluzione in Do maggiore. Questo prossimo è analogo con le triadi minori. Discendente: parto dalla triade di Mi minore al 15° tasto, per poi andare nella triade di Re minore al 13° tasto e risolvere infine nella triade di La minore all'8° tasto. Vediamo un esempio sulla triade diminuita, anzi più precisamente sulla quadriade diminuita. È un arpeggio simmetrico, divide l'ottava in 4 intervalli di tono e mezzo, è possibile estrarlo da varie scale e in questa quadriade diminuita, in questi 4 toni e mezzo, ci sono 4 triadi diminuite, ciascuna che parte da ogni tono dell'arpeggio, e questo sulla chitarra si traduce in questa possibilità: sulle stesse 2 corde io posso suonare longitudinalmente la stessa triade diminuita, giustapponendola a 3 tasti di distanza ad intervalli di toni e mezzo, creando così un lungo arpeggio diminuito che attraversa tutto il manico della chitarra. Un esempio molto nello stile del chitarrista Yngwie Malmsteen. Bene, sentite il sound. In questo modo, eseguendo un arpeggio di Fa diminuito lungo tutto il manico, risolvo sulla nota La, è proprio la sonorità del buon vecchio chitarrista svedese. Vediamo ancora un paio di esempi un po' più lunghi e articolati. Questo ancora dal sapore neoclassico. Come potete sentire, in questo ho messo insieme un po' Malmsteen, un po' Marty Friedman di Tornado of Souls. Facendo alternare la nota più alta dell'arpeggio con il suo grado diatonico successivo in alcuni arpeggi della sequenza. Rivediamolo rallentato.
Ed ecco quindi un esempio finale. Questo video non è lungo come il precedente, ormai avrete capito perfettamente il meccanismo. Vi mostro qualcosa di più creativo. Ci togliamo dal genere neoclassico e andiamo in una sequenza di accordi: Re maggiore, Mi maggiore, Sol maggiore, La maggiore, che diciamo strizza un po' l'occhio al rock and roll. Sono gli accordi dell'assolo di chitarra che c'è alla fine del brano American Girl del cantautore Tom Petty. Come avete sentito, questa idea è più creativa. Ripeto la sequenza 2 volte e ci faccio più cose. Nella prima volta uso un fraseggio più scalare, quindi qualcosa di più analogo al primo video, alternando la nota alta con il grado successivo, con pennata alternata, per poi passare sulle prime 2 corde alle triadi vere e proprie degli accordi, cambiare la tecnica in economy picking e alterno sempre la nota alta con il tono diatonico, questa volta precedente, più basso. Vediamolo rallentato. Bene, siamo giunti alla fine anche di questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel like, vi chiedo ancora di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, che per me è tanto, mi date una grande mano a fare altri contenuti, a fare altri video. Io ho in mente molte cose, man mano le realizzo. Fatemi sapere in particolar modo, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questo aspetto della geometria, se volete che continui ad ampliare il discorso, che quindi faccia qualche altro video, questa volta però andando ad utilizzare altre geometrie, magari aumentando il numero delle note e vedendo delle applicazioni ancora più creative. Ciao, al prossimo video!